Salve a tutti ragazzi, bentornati. Lunedì è finita questa giornata di Serie A, la 27esima. Siamo qui per fare il punto di ciò che è successo. C'erano degli scontri spigolosi, diciamo. C'era il derby Lazio-Roma, c'era Inter-Juve, il Napoli col Torino che comunque non era una passeggiata, poi con il risultato che è uscito sembra anche una passeggiata, ma non lo è stato. Andiamo nel dettaglio ed esaminiamo alcune partite e vediamo la classifica della Serie A dopo questa 27esima giornata, ragazzi. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se non avete messo un like a questo video, ragazzi, mettete un like a questo video perché ne vale la pena. Andiamo con ordine, partiamo dalle zone alte della classifica perché alcuni messaggi che mi sono arrivati, voglio rispondere ad alcuni messaggi che mi sono arrivati per quanto riguarda il gol della Juve di ieri sera. Ovviamente è fallo di mano, non è fallo di mano, era da annullare, non era da annullare, ci sono due falli di mano sulla stessa azione. Io non sono qui ad esaminare se era fallo di mano o meno, perché negli ultimi 2 anni proprio sui falli di mano tra area di rigore o falli di mano fuori dall'area di rigore sono state cambiate non le leggi scritte, ma le interpretazioni sono state cambiate. Se ricordiamo, almeno io ricordo, non ricordo se era l'anno scorso, mi sembra che era l'anno scorso, un fallo di mano di Zielinski che stava in barriera con il braccio attaccato al corpo e fu fischiato calcio di rigore contro il Napoli. Poi è stata rivista un attimo la regola, ci sono stati tanti falli che non sono stati dati, poi ci è stato spiegato il perché. Ripeto, non sono qui a sindacare se il gol era regolare o meno, perché vista la partita, i tifosi dell'Inter secondo me devono più preoccuparsi della non prestazione della loro squadra che il gol in sé. Va bene, se il gol era da annullare, sicuramente si è perso 1-0 per un gol che era da annullare. Siamo d'accordo da questo punto di vista e va bene. Allora, mettiamo per assurdo che il gol venisse annullato ieri sera, la partita finiva 0-0. Perché per vincere le partite devi tirare in porta, non devi crossare dalla metà campo ogni 3-2, boom, un cross dalla metà campo e speri in una spizzata, speri in un errore dell'avversario. Così le partite non le vinci, tanto meno degli scontri diretti del genere, dove la Juve si è presentata organizzata, sicuramente a livello difensivo, l'ha sempre fatto, non è che l'abbiamo scoperto ieri, che la Juve si chiude come si deve e quando si deve chiudere lo sa fare. Quindi, buttata la palla dentro, ha detto ok, adesso venitemi a prendere. E non è stato possibile pareggiare la partita perché l'Inter non ha giocato, almeno dal mio punto di vista. Poi ditemi ciò che volete, ditemi che sbaglio, non lo so. Però io ho visto la partita e l'Inter non ha giocato. Così come secondo me la Lazio ha meritato la vittoria nel derby perché ha giocato meglio della Roma. È la stessa cosa. Per vincere le partite devi mettere sotto l'avversario e devi arrivare sotto la porta quanto più volte possibile cercando di segnare. E questo è il gioco del calcio, è sempre stato semplice. Se tu non ci arrivi e non fai un gol più dell'avversario, perdi la partita. La Lazio ha giocato meglio della Roma, senza se e senza ma. Poi, ovviamente è un derby, ovviamente ci sono le risse, gli screzi, ci sono sempre stati, non stiamo qui ad appellarci, quello è stato espulso, quell'altro non è stato espulso, però la Roma quest'anno, con i comportamenti di Ibanez, da ignorante, perché è ignorante, prendere 2 cartellini gialli così sei ignorante, hai lasciato la Roma in 10 e quest'anno la Roma ha perso 10 punti secondo me per colpa di Ibanez, se non 10 9, ma 9 punti sicuramente li ha persi per colpa di Ibanez. Se guardiamo la classifica troviamo il Napoli a 71 che ha vinto 4-0 con il Torino. Sicuramente non ci ha dato vita facile Juric, perché il Napoli è vero, abbiamo fatto 4 gol, vittoria straripante con 4 reti di vantaggio, però il Torino un quarto d'ora del primo tempo ci ha messo comunque in difficoltà, a centrocampo cercavano comunque sempre di arginarci, però mi rifaccio alle parole di Juric nel post partita, il Napoli ti induce all'errore ed è così che è successo. Il Torino ha fatto diversi errori e il Napoli ne ha approfittato buttando dentro poi tutte le palle che ti si presentavano disponibili.
Detto questo, Napoli 71 la classifica, Juventus 56. Mi direte sei impazzito? Sì, sono impazzito perché fin quando la penalizzazione non sarà ufficiale, per me la Juve ha 56 punti ed è seconda. La Lazio a 52, l'Inter a 50, il Milan a 48, che non sembra girare bene comunque alla squadra di Pioli. Ha perso un'altra partita. Sarà, non lo so, il Milan è alti e bassi. Credevo che si stava rialzando dal punto di vista del gioco, invece è stata un'altra partita da dimenticare, quella del Milan. La Roma 47, 45 l'Atalanta che ha ribaltato il risultato ed ha vinto la partita. La zona Champions è tiratissima. Sono 7, 6, se vogliamo considerare la Juve a 56, 45, ci sono 11 punti tra Europa League, Conference e Champions. Tanta roba questa lotta. Poi troviamo un Udinese che ha vinto la partita contro il Milan a 38, subito dietro la Juventus, tra virgolette, a 41, ma io la metto a 56. Fiorentina 37, Bologna 37 e Torino 37. Sono lontani, secondo me però sono troppo lontani dal sesto posto che comunque dista 8 punti, quindi l'Europa sarà tra queste 6 squadre. Ci voglio mettere anche il Napoli perché ce lo mettiamo. Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juve, 7 squadre. 7 squadre per 6 posti, 4 per l'Europa che conta e l'Europa League e la Conference. Vediamo poi a fine anno se gli daranno quei punti o meno. Detto questo, credevo che il Lecce vincesse la partita con la Viola, invece la Viola ha fatto risultato e la Sampdoria ha vinto la partita staccandosi dall'ultimo posto, anche se lo Spezia è a 24, 15 la Sampdoria e 24 lo Spezia, sono 9 punti. Sono un po' tantini per pensare nella non retrocessione, però il calcio ci ha insegnato di essere imprevedibile talvolta. Fin quando la matematica non ti condanna, secondo me non ti devi mai dare per arreso. Ha più probabilità il Verona sicuramente a 19, la Cremonese a 13. La Cremonese purtroppo è Serie B, io lo ripeto sempre, mi piace come gioca anche con l'allenatore di prima, solo che la qualità davanti non c'è, quindi stenti a fare risultato, stenti a vincere la partita, al limite la pareggi o la perdi negli ultimi minuti, prendi qualche palo. È un campionato strano quello che ha fatto la Cremonese perché secondo me non meritava di stare proprio all'ultimo posto. Detto questo, ragazzi, questa era la classifica dopo la 27esima giornata di Serie A. Io sono contento come una Pasqua perché il mio Napoli, al quale non smetterò mai di fare applausi, ha vinto l'ennesima partita, 71 punti, la capolista se ne va, più 15 sulla Juve, lo ripeterò sempre finché la sentenza non sarà ufficiale e questi punti verranno tolti, perché qualche cavillo legale si può sempre trovare e quindi noi basta che la contiamo a 56, così sappiamo di essere 5 partite davanti. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao!